Ciao, vuoi conoscere la vera storia leggendaria di un santo che si trovava e moltissime volte si trova ancora oggi su tutti gli edifici medievali? In genere sulla facciata, quella più visibile dalla strada. E su quelle strade passavano pellegrini e uomini in movimento su ogni mezzo. Il santo è San Cristoforo e ti racconterò la sua storia in pochissimi minuti. Cosa succede quando una storia è così bella che tutti la raccontano? Ognuno aggiunge particolari, sempre più incredibili, e così la storia diventa leggenda. E talvolta la leggenda diventa così bella che ci si dimentica che alla base di tutto c'era una storia vera. Così è capitato a San Cristoforo, santo vissuto e morto martire nei primi secoli del cristianesimo. In Oriente è diventato addirittura un santo dalla testa di cane e in Occidente il santo dei passaggi, protettore di tutti coloro che si mettono in cammino e dei mezzi di trasporto. Queste raffigurazioni sono diventate così potenti da far nascere il dubbio che San Cristoforo fosse un santo inventato. E invece non è così. Oggi gli storici, e in particolare il professor Stefano Borsi, hanno ricostruito la vera storia del vero San Cristoforo. E ve ne ho già parlato in un video che vi linko qui sopra. E che dire invece della vera storia leggendaria di San Cristoforo? Eccola qui, la Wikipedia medievale. La Wikipedia medievale dei santi è la leggenda aurea di Jacopo da Varagine. Era un frate domenicano, sì, però era anche un vescovo, il vescovo di Genova, e dal 1260 al 1290 mise per iscritto le leggende orali sulle vite dei santi che circolavano. La sua opera si intitola Leggenda aurea, che significa più o meno quelle parole d'oro che vanno lette. E nella leggenda aurea Jacopo racconta anche la leggenda di San Cristoforo. La leggenda inizia con un gigante, Reprobo, alto 12 cubiti, cioè 5 metri e 32 centimetri, dal volto terribile, di origine cananea, una sorta di mostro enorme, fuori misura, che ha una sola ambizione, quella di mettersi al servizio del signore più potente. Va alla corte del re della regione in cui vive, è la Licia nell'attuale Turchia, e offre i suoi servigi al re. Ma mentre si trova presso di lui si accorge che il re ha paura del diavolo. Eccolo allora il nostro gigante, a cui altre leggende danno anche il nome di Reprobo, cercare il diavolo, trovarlo nel deserto, parlare con lui e mettersi al suo servizio. Ma anche il diavolo lo delude quando scappa davanti a una croce, segno di Gesù. Allora Reprobo cerca Gesù, ma non lo trova subito. Trova però un eremita che gli propone la strada solita, preghiera e digiuno. Ma Reprobo non sa né pregare né digiunare, è un cananeo, un pagano ed è un vorace gigante. L'eremita però non si arrende, propone a Reprobo un compito molto importante durante il Medioevo. Il gigante dovrà portare da una parte all'altra del fiume le persone che sono in cammino, i pellegrini, i mercanti, insomma, sarà il custode di un guado. È un nuovo modello di religiosità attiva, non più la contemplazione e il digiuno, ma la vita attiva a servizio del Signore. E mentre esegue il suo compito, un bambino gli chiede di essere trasportato dall'altra parte del fiume. Accetta Reprobo, ma non sa che sta così rischiando la vita. Ha nelle sue mani il suo bastone per appoggiarsi, ma mentre attraversa il fiume il peso delle sue spalle aumenta sempre di più. In mezzo al fiume vorticoso, in cui rischia di annegare, non capisce, e poi quando è dall'altra parte si rivolge a quel bambino. Pesavi così tanto che mi sembrava di portare il mondo intero sulle mie spalle. Non essere sorpreso, gli dice il bambino, tu portavi davvero il mondo intero sulle tue spalle e anche chi lo ha creato. Come prova della sua identità, il bambino chiede al gigante di piantare il bastone su cui si appoggia e il giorno dopo quel bastone fiorirà. Così fa e il bastone fiorisce, una palma piena di datteri. Allora il gigante si accorge di non essere più Reprobo, di essere diventato Cristoforo, il portatore di Cristo. La storia raccontata non finisce qui. Cristoforo infatti incomincia a predicare il Vangelo, convertendo soldati e prostitute, incorrendo nell'ira del re Dagno che lo fa catturare, lo tortura in 1000 modi, cerca di ucciderlo, colpendolo con le frecce, facendolo sedere su un trono arroventato.
Alla fine riesce a ucciderlo soltanto decapitandolo. Ma questa parte della sua vita, molto importante per il mondo orientale, che infatti raffigura San Cristoforo come un soldato martire, nel mondo occidentale ha perso la sua importanza e San Cristoforo è diventato presto il santo dei passaggi. San Cristoforo aiuta tutti quelli che devono attraversare i fiumi e quindi viene raffigurato sulle chiese presso i guadi di grandi e piccoli fiumi. Ma lui diventa subito il patrono anche di quelli che si mettono in viaggio, usando tutti i mezzi di trasporto. Traghettatori, barcaioli, piloti, ferrovieri, camionisti e automobilisti. Protegge chi viaggia. Chi lo vede la mattina presto non morirà di morte improvvisa. Ecco perché è sulle facciate di chiese e palazzi così grandi, così visibili. E poi ha 1000 altri patronati. Dei malati di peste per le ferite delle frecce, degli alpinisti per la sua pericolosa traversata, dei facchini e degli scaricatori per il peso che trasporta, perfino dei fruttivendoli e dei giardinieri per la sua verga fiorita. Ma anche aiuta nei passaggi fondamentali della vita, durante la nascita e durante la morte. Si festeggia il 25 luglio in tutta Italia, dove il suo culto è diffusissimo. Te ne ho già parlato sul mio canale, all'interno del Giro d'Italia sulle spalle di San Cristoforo. E se ti è piaciuta questa storia, e viva San Cristoforo, metti un like su questo video. E se vuoi saperne di più su San Cristoforo, ma anche sul Medioevo, sull'arte, sulla moda, sul folklore, sulle tradizioni della nostra bellissima Italia, iscriviti al mio canale sulle spalle di San Cristoforo. Ciao!